In TV hai detto che questa squadra aveva bisogno di essere shakerata, hai usato questa espressione. Non mi veniva un'altra parola. Anche un po' Sono rumeno, quindi. Volevo chiederti se per essere shakerata ci sono stati anche momenti in cui tu sei dovuto essere duro con questi giocatori. Ma questa squadra aveva bisogno di essere compresa, di essere difesa, e lo ha tuttora, perché non si può dimenticare quello che è stato il percorso dell'anno scorso, perché non si può dimenticare il fatto che fino ad aprile era una squadra stratosferica che viene giudicata solo perché non ha raggiunto determinati obiettivi. E poi fanno male perché l'ingiustizia a volte la percepisci in maniera diversa. Avevano solo bisogno di essere compresi, difesi, allineati. E anche a volte essere un po' duri, perché bisogna che le cose si dicono sempre in faccia, bisogna accettare la verità, bisogna lasciarsi alle spalle quelle che sono determinate delusioni e andare avanti con convinzione, con voglia, ma soprattutto con passione. Questo è Del cielo della notte, un podcast di Inter prodotto da Intermedia House. Io sono Alessandro Villa e ogni settimana cerco di tracciare insieme a voi il punto sulla mappa del mondo nero-azzurro. Oggi siamo qui. Per la precisione siamo nella sala stampa dell'Anderlecht Stadium, come dice il nome, semplicemente noleggiato dal Saint-Gilloise per le partite europee, dato che il Josef Marien Stadium, con i suoi 9.400 posti, non poteva certo contenere tutto un quartiere che si era dato appuntamento per la propria serata di gala. L'esordio in casa c'era già stato il turno scorso contro il Newcastle, ma era inevitabilmente l'Inter la partita che tutti aspettavano, anche per i 35.000 italiani residenti a Bruxelles. La Royal Union Saint-Gilloise, o semplicemente l'Union, come la chiamano da queste parti, ha una storia gloriosa. Tra il 1903 e il 1935 vince 11 titoli nazionali, salvo poi entrare in un complicato periodo di appannamento che durerà circa 75 anni, 48 dei quali passati senza rivedere le stelle della Serie A. Poi nel 2021 la sospirata promozione e da lì i gialloblu non si sono più fermati, vincendo la Coppa del Belgio nel 2024 e addirittura il 12° campionato la scorsa stagione. Un nuovo stadio è in cantiere, ma nel mentre l'anacronistico ma affascinante impianto dove tuttora giocano le partite di campionato l'abbiamo visto da vicino, visto che ci si è giocato il match di Youth League, dove l'Inter di Benny Carbone ha presentato la sua personalissima versione di un successo altrettanto vintage, la pazza Inter. Sotto di un gol all'inizio del recupero, ha vinto la partita con un finale sontuoso, antipasto del match della sera. Tocco dentro Idris, su in rovesciata, palla per Cuculis in area, Cuculis controlla, poi appoggia con il destro e l'Inter la vince all'ultimo pallone della partita. L'inizio veemente dell'Union, il match di Champions, ha sorpreso un po' i ragazzi di Christian Chivu, cui abbiamo affidato l'intro della puntata di questo giovedì. 4 occasioni in 3 minuti o giù di lì, con Sommer che ha dovuto recitare la parte del protagonista. Quest'Inter in Champions però ha status, come il bellissimo disco di Marrakesh del 2015, e non si è scomposta più di tanto. 3 gol in 12 minuti per aprire e chiudere la partita e un altro nel finale. Di più Esposito, il primo in Champions, ennesima prima volta di un periodo magico per il talento interista. Gol buono per il 4-0 e per tenere, chissà, nelle bozze di qualche sagace commentatore un paio di tweet al vetriolo. Testa al Napoli, adesso, terza trasferta in 8 giorni. Napoli-Inter l'anno scorso è stata una sfida scudetto, doppio 1-1, andata a San Siro con McTominay e Çalhanoğlu sugli scudi. Ritorno al Maradona con omaggio, ovviamente mancino, di Federico Di Marco all'argentino cui è intitolato lo stadio San Paolo, e pareggio nel finale di Philip Billing, al momento punto di forza del Midtjylland, secondo nel campionato danese, amaramente suo unico gol in Italia. L'anno precedente il match fu una sorta di passaggio di consegne tra la squadra che aveva trittato il campionato 2022-23 e quella che avrebbe stravinto il torneo successivo. Çalhanoğlu, Barella e Thuram, 3 firme d'autore non casuali sull'ennesima dimostrazione di forza interista di quel campionato. Rispetto a quella partita di dicembre 2023, quasi 2 anni fa, 8 giocatori su 11 erano titolari sabato scorso a Roma. Le differenze si chiamano Manuel Akanji, aggiunta vitale
Alessandro Bastoni, che era fuori per infortunio, e soprattutto Angel Bonni, che con Pio Esposito sta dando energie non del tutto previste a questa squadra. Nelle ultime 5 uscite, uno dei due ha segnato in 4 occasioni, sempre su Azione, dato tutt'altro che banale tenendo conto del fatto che lo scorso anno, su Azione, delle punte di scorta, i gol fino al giro di boa erano stati 4. Un attaccante non si giudica per i gol, parole e musica, sempre di Cristian Chivu. Certo è che stupisce dei due nerazzurri la personalità, davvero da grandi giocatori. In ogni caso l'Inter, cosa assolutamente non scontata qualche settimana fa, può permettersi di andare a Napoli senza che dal risultato ne dipenda una sentenza definitiva o quasi sul proprio campionato. Anche perché parliamo di uno dei campi dove ha fatto più fatica. Per anni, infatti, l'interista più intervistato era uno e uno solo, Fabio Galante. Il buon Fabio, amico di questo podcast, in 3 anni all'Inter ha segnato 2 gol. Uno a Bologna, che aprì le marcature in quella che è universalmente ricordata come la partita del primo gol interista di Ronaldo che dribblò Paganin, scritto quasi tutto attaccato, e un altro che servì alla vittoria interista del dicembre 1997 2-0, Galante e autorete di Turrini. Chi vi parla è qualche anno che gira attorno ai contenuti del club e della partita in questione sa il tabellino a memoria. Finalmente nel 2020 abbiamo vinto a Napoli, perché veramente ogni anno puntualmente giornali, televisioni, radio mi chiamavano perché l'ultima vittoria risaliva all'ottobre del 97 con gol mio, vincemmo 2-0, quindi era puntualmente la intervista. È dal 97 che l'Inter non vince a Napoli, poi finalmente, meno male, nel 2020 abbiamo vinto e da lì non mi ha chiamato più nessuno. Perché fu una gara chiave del campionato interista e perché per oltre 22 anni è rimasta l'unica vittoria interista al San Paolo, complice anche un viaggio in serie cadetta del Napoli. Al massimo si ricordano un paio di vittorie in Coppa Italia, una ai calci di rigore e l'altra firmata dagli exploit sporadici e per questo amatissimi dai tifosi interisti di Jovetic e Ljajic, ma in campionato non si passa almeno fino al 2020. L'Inter infatti decide di cominciare gli anni che avrebbero dato altro lustro e altri trofei alla propria storia, cambiando marcia, tornando a vincere al San Paolo, doppio Lukaku e Lautaro, gli anni della Lula, e da lì Napoli è tornata per noi a essere una sfida almeno giocabile. Negli anni 20, tra l'altro, al momento il cartellino dice 2 scudetti a testa e la sfida promette di essere una partita che può dire molto su questo campionato, anche a medio-lungo termine. L'Inter ci arriva con qualche certezza in più, ma attenzione al Napoli ferito, che certamente non sarà quello farfallone visto ad Eindhoven. Non sono un boss, sono un leader, canta Fabio Rizzo da Barona per tutti Marrakesh in Vendetta, 8ª traccia del già citato disco Status di 10 anni fa. Parole che si possono applicare a Cristian Chivu, che poco alla volta sta trovando, o forse ritrovando, l'anima di questa squadra. Non sappiamo se davvero la vendetta sia un piatto che si consuma freddo, di sicuro nel calcio si consuma tra aprile e maggio, quando si sollevano i trofei, o si piangono le lacrime. L'Inter negli anni 20 ha fatto, in maniera alternata, entrambe le cose. E quando ha sollevato trofei lo ha fatto spinta da una motivazione quasi rabbiosa, nella sua cieca volontà di rifarsi di sconfitte amare. Siamo appena ad ottobre, ma Napoli-Inter è adesso. Godiamocela. Il cielo della notte è un podcast prodotto da Intermedia House. Se vi è piaciuto e anche se vi è piaciucchiato, ma pensate che la prossima puntata sarà sicuramente un filo meglio, cliccate la campana che trovate appena sotto al titolo del podcast su Spotify per non perdere neanche un episodio e, perché no, darci 5 stelle. Mommy told me I should save all this paper, but I can't really take it to the grave. And I don't know how long I got, cause the streets are getting hot, and I just feel like I'm 6 feet away, cause I've been getting all this money.